Buonasera a tutti, io sono Massimo Spigaroli. Buonasera perché è un giorno che siamo qui a lavorare il maiale, in mezzo alla bruma, in mezzo al freddo, per capire quanto sia importante questo momento, l'inverno, e quindi dopo la lasagna, dove ho raccontato la storia della mia lasagna, la storia della mia famiglia. Oggi invece vi racconterò la storia del maiale, ma in primis la storia del culatello, che è padrone ormai di un territorio dove si convergono dei saperi incredibili. Pensate, noi abbiamo ancora una bella azienda agricola dove produciamo tutto quello che mangiano i maiali. Alleviamo 2-3 razze, in questo momento 2, un maiale bianco eccellente, un maiale bianco italiano e un maiale nero di Parma, 2 maiali sublimi che ci permettono di fare dei salumi importanti. Quindi io ho aperto le porte a Italia Squisita per raccontare quello che faremo, quello che abbiamo fatto oggi, e ma più che altro quello che è importante fare, perché la vita è fatta di cose che si sanno fare e quando tu le sai farle puoi anche raccontare. E adesso scarichiamo le cosce, una per ogni ragazzo, e poi cominceremo la lavorazione di questo prodotto super importante che è il culatello. Noi oggi faremo una lavorazione che sta succedendo nel nostro territorio da tantissimi anni, direi da secoli. Infreddoliti ma orgogliosi. Il freddo, il tagliere ghiacciato, gli ho detto ragazzi, questo è il momento magico che voi vivete e lo vivete proprio così come è sempre stato vissuto in tutte le generazioni, perché per fare un buon culatello e per fare dei buon salume c'è bisogno di pochi ingredienti. Il freddo, la carne di un buon maiale, tanti saperi, un po' di sale e poi magari un po' di aglio, un po' di vino, ma fondamentale è il freddo, perché intanto che il sale entra nella carne, alla fine hai bisogno che il freddo la conservi, la porti avanti, e questo è fondamentale. Se non capiamo questo, alla fine è inutile cominciare. Incidiamo la pelle. Quindi la cotenna la togliamo, dovete stare attenti di non andare con il coltello verso la carne. Se tolgo il grasso dal culatello dovremo disfarlo, non lo buttiamo, faremo del salame. Invece se taglio la cotenna, in questo caso non mi interessa perché poi lo andremo a macinare e andrà a fare il cotechino. Ecco qua. Quindi ragazzi entusiasti che ho raccolto in un attimo, perché i ragazzi giovani sono come delle spugne e alla fine bisogna stargli vicino e bisogna cercare di raccontargli quello che è vero. Il racconto può essere fatto ormai telematico, può essere fatto tutto, ma mettere le mani nella carne, toccare la carne, capire, valutare, come ho detto a questi ragazzi, è importante. E poi dopo andrò a incidere il culatello. L'osso fa così, ok? Quindi io prendo questo pezzo, ho il coraggio di disfare un prosciutto per tirar fuori 2 pezzi importanti di carne. Anche qui molta attenzione, perché comunque la carne non dovrò tirarla, ma dovrò staccarla. Eccoci qua, questo è il culatello, adesso andiamo a rifilarlo. Perché noi abbiamo il coraggio di disfare una coscia per preparare il culatello, ma non solo il culatello, anche il fiocco, e poi dopo esce il cotechino, e poi dopo esce, fatto anche con la cotenna, e poi dopo esce anche il salame. E così abbiamo lavorato tutto il pomeriggio.
Ma torniamo al culatello, perché sicuramente è il pezzo più importante, è il re dei salumi, è quello che sta portando avanti l'immagine di qualità di un territorio. Quindi l'abbiamo staccato dalla coscia, abbiamo dato questi spaghi trasversali in modo che non si aprisse, poi dopo li abbiamo, diciamo, massaggiati, pensate, con vino e aglio. Il vino è un Fortana, il vino del nostro territorio. L'aglio, uno pensa che questa sia un'operazione solo per dar profumo, solo per dar sapore, ma non è così. Sicuramente dà profumo e sapore, ma pensate, la parte alcolica del vino che disinfetta la carne e l'aglio che è un antibatterico importante che comincia a sanificare la carne. Da quel momento non senti più il profumo della carne, senti il profumo di qualcosa che sta arrivando, un profumo di un salume, di qualcosa. E poi l'abbiamo salato, pensate, la salatura è una cosa importantissima perché se io metto troppo sale alla fine sarà buono ma sarà salato, ma non vale niente, il salume salato non lo vuole nessuno. Se ne metto poco in mezzo partirà una putrefazione appena arriva il caldo e quindi il culatello andrà male. Non è finita quella che noi chiamiamo la benedizione del culatello. Benedire un culatello, uno pensa che arriva il prete, ma non arriva il prete, il parroco, il prete è il norcino. Oggi ero io con i ragazzi, io ero il prete e mettevo il vino che facevo cadere queste gocce, quindi lo benedivo, i ragazzi che guardavano erano le persone che erano nella chiesa che era in quel momento attorno al tagliere, quindi i ragazzi che erano lì attorno a questo. E questo penso che siano momenti importantissimi. Questa è la benedizione. E poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la cicciolata, abbiamo portato avanti ancora i salami, ma più che altro abbiamo cercato di far capire cosa succede, perché non è solo il lavoro della coscia, non è solo il culatello. In questo territorio si produce tutto il maiale, tutto l'animale e quindi abbiamo visto fare lo strutto, fare i ciccioli e poi la cicciolata, quindi la cottura di tutte le parti. Sì, perché il maiale si dice da noi che è come la musica di Verdi, non c'è niente da buttare. E pensate che noi Verdi l'abbiamo conosciuto perché fino al 1882 la mia famiglia ha lavorato per il maestro Giuseppe Verdi e i maiali che venivano trasformati e i salumi che accompagnavano il maestro, che nelle sue lettere diceva che erano i suoi migliori compagni di viaggio, erano quelli che produceva mio bisnonno Carlo, che faceva già questo lavoro. Poi abbiamo legato un culatello che comunque aveva già preso 6 giorni di sale, perché non si può legare un culatello il giorno stesso quando il sale non è ancora penetrato. Ma l'abbiamo raccontato, ho detto ragazzi vedete, questo pian piano il sale è entrato, l'abbiamo massaggiato quasi tutti i giorni con un po' di vino, aglio e fortana, quando diventa marroncino lo mettiamo nella vescica. E nella vescica del maiale, perché comunque il maiale entra tutto nelle sue interiore. E allora la domanda che mi hanno fatto i ragazzi dice ma come? Dice ma come mai il maiale c'ha una vescica sola e però ci sono 2 culatelli, ma allora l'altro dove andava? Questa è la domanda che mi aspettavo, perché comunque uno andava nella vescica e un altro nello stomaco del maiale. Ragazzi, ecco qua il nostro culatello, vedete, abbiamo visto come si fa, perfetto, deve prendere questa forma a pera. Vi faccio vedere una cosa, pensate, alla fine la carne di un buon maiale, e guardate gli attrezzi sono questi, le mani e tanta testa. E poi dopo entrano nelle cantine storiche dell'antica corte Pallavicine, cantine che hanno 700 anni di storia, dove ci sono sempre stati i culatelli e dove ci sono queste muffe importantissime, perché quando entrano i culatelli nuovi incontrano i culatelli vecchi che doneranno le loro muffe, queste muffe importanti che sono nel territorio, pensate. Ma più che altro sono culatelli belli, rotondi, accarezzati, amati.
Beh, vorrei dire, forse li conosco quasi tutti, uno per uno, perché comunque io giro sempre, li vado, li guardo. E poi dopo cosa facciamo? Alla fine la sublimazione di tutto il lavoro. Allora prendiamo il culatello, lo prepariamo e alla fine con tanta soddisfazione lo tagliamo. Lo tagliamo e poi dopo l'affettiamo finamente. E con cosa l'abbiniamo? L'abbiniamo con qualcosa di eccezionale. E quindi la torta fritta, c'è chi lo chiama crescentina, c'è chi lo chiama gnocco fritto, ma alla fine il nostro territorio lo chiama con un nome importante, i chisoi. E quindi ora Lorenzo vi farà la ricetta. Lorenzo è il ragazzo che mi sta aiutando, è il mio secondo, pensate, farina di grano tenero, in cui andiamo, ora l'abbiamo migliorata perché la impastiamo con il latte, poi mettiamo un po' di lievito, alla fine in cui andiamo a mettere un po' di sale e poi dopo impastiamo e amalgamiamo il tutto e poi dopo la tiriamo, ma la tiriamo non troppo sottile perché deve essere leggermente spessa e poi dopo lo strutto che diventa l'elemento importante di frittura. Friggere nello strutto vuol dire ottenere dei prodotti ancora più buoni. Io ho tagliato un po' di cose perché voglio che adesso mi date il vostro parere dopo tanto lavoro. Dite però. Profumatissimo. Forza, vieni a mangiare. Abbiamo fatto la torta fritta, abbiamo tutto. Forza ragazzi. Grazie, chef. Via. Prendiamo qua. Forza, via. Forza, fatevi il gozzo. Tutto il nostro orgoglio di non perdere questi saperi, ne vale la pena o no? Sì, direi. Alla fine la fatica è stata tanta, perché sono stati momenti difficili, sicuramente ho cercato di far vedere tutti i passaggi, però l'entusiasmo di questi ragazzi che alla fine sono stati super entusiasti, hanno vinto il freddo. Vi devo dire la verità, quando legavo il culatello avevo le mani che erano rosse, che non riuscivano più ad andare. Ma la voglia era tanta di riuscire a terminare questa cosa che io ho cercato di continuare e sono stato ripagato dalla gioia di questi ragazzi quando ci si è messi lì attorno a una fettatrice e abbiamo degustato un culatello con questa torta fritta piena di saperi, piena di voglia, e questo penso che sia la miglior cosa che possa succedere, ma più che altro spero che possa servire a voi. Veniteci a trovare, è un bel territorio. Una fetta di culatello buono penso che ci sarà sempre. Sono soddisfatto, sono stanco ma veramente soddisfatto di una giornata impegnativa, ma che comunque mi ha dato ma forse mi ha fatto guadagnare qualche anno di vita. Lo dico così, non lo so, forse, però comunque sono veramente felice.